Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Stai per partire per un viaggio in una meta esotica, impaziente di scoprire le meraviglie di questo paese? Ecco, limitiamoci a questo, evitando invece di fare la spiacevole esperienza della diarrea del viaggiatore. In questo video capiamo cos'è, come prevenirla ed eventualmente curarla. Vedi che è importante seguirci anche quando stai per partire? Clicca segui e non perderai i nostri contenuti, oltre a darci una grande mano. Il nome diarrea del viaggiatore è abbastanza eloquente e si comprende che è un disturbo gastroenterico che colpisce chi si reca in paesi stranieri senza adottare gli opportuni accorgimenti rispetto alle diverse condizioni igieniche e sanitarie che si incontrano. Colpisce circa il 20-30% dei viaggiatori internazionali e il principale fattore di rischio è la destinazione. Il rischio infatti è più elevato se le mete sono paesi in via di sviluppo di Medio Oriente, Asia, Africa e America Latina. Come vedremo meglio tra poco, la causa della diarrea del viaggiatore è l'ingestione di alimenti o cibo contaminati. Chiaramente un'infezione del genere è contagiosa, può essere trasmessa anche ai propri compagni di viaggio attraverso cibo, bevande e superfici, oggetti contaminati. La diarrea del viaggiatore è causata dall'ingestione di bevande o alimenti contaminati da batteri, virus e meno frequentemente parassiti. La contaminazione è collegata ad una non adeguata purificazione delle acque oppure a carenze igieniche o ancora ad una non corretta preparazione degli alimenti o alla loro conservazione. Nella stragrande maggioranza dei casi la diarrea del viaggiatore è provocata da un batterio, l'Escherichia coli enterotossinogeno. La parola enterotossinogeno indica la capacità di questo batterio di produrre tossine che sono le responsabili dei sintomi. Anche altri batteri possono essere responsabili come Salmonella, Shigella e Campylobacter, tutti batteri in grado di proliferare su alimenti crudi o mal conservati. I virus invece come rotavirus e norovirus sono i responsabili della diarrea del viaggiatore in quei casi in cui ci sia molto affollamento, ad esempio nelle navi da crociera. Infine i parassiti come Giardia lamblia possono provocare la diarrea del viaggiatore più raramente, in questo caso i sintomi sono più intensi e l'infezione dura molto di più. Anche lo stress del viaggio, il cambio di alimentazione, il consumo inconsapevole di alimenti contenenti nutrienti ai quali siamo intolleranti può provocare dei sintomi simili alla diarrea del viaggiatore, ma in questo caso non è di natura infettiva. I sintomi della diarrea del viaggiatore sono quelli di una comune gastroenterite e quindi scariche di diarrea, quindi feci liquide o comunque sfatte almeno 3-4 volte al giorno, dolori addominali simili a crampi, malessere generale, eventualmente nausea e vomito e a volte anche febbre. Nella maggior parte dei casi la guarigione avviene spontaneamente in 3-5 giorni. Se però l'infezione è provocata da ceppi di Escherichia coli più pericolosi o da parassiti può durare molto di più. Se i sintomi si prolungano per più di 5 giorni è necessario consultare il medico ed è meglio farlo anche per soggetti immunocompromessi o per donne in gravidanza. Inoltre è importante consultare il medico se c'è la febbre molto alta, ci sono segni di disidratazione, quindi bocca secca, poca urina o molto scura, oppure se nelle feci sono presenti sangue o muco. Nei casi non complicati, la diarrea del viaggiatore può essere gestita con semplici farmaci da banco o integratori. Tra quelli più utili in queste situazioni ricordiamo i reidratanti orali, quindi delle soluzioni che servono a ripristinare l'equilibrio idrosalino che si è alterato a causa delle frequenti scariche di diarrea, e i probiotici, cioè microrganismi che colonizzano l'intestino aiutando a regolare e ripristinare la flora intestinale. Invece da assumere con moderazione o solo dopo il consiglio del medico sono l'operamide, un antidiarroico che blocca le scariche di diarrea e va assunta solo quando necessario perché la diarrea è un fenomeno che serve a proteggere l'organismo eliminando tutto ciò che è patogeno. Se la blocchiamo chiaramente possiamo alterare il processo di guarigione. Infine gli antibiotici che sono necessari solo quando l'infezione di tipo batterico è sostenuta da batteri più pericolosi. Prima ancora di pensare a come curare la diarrea del viaggiatore però sarebbe importante sapere come prevenirla. Ecco 5 utilissimi consigli. Bevi solo acqua
imbottiglia e sigillata oppure bevande imbottigliate e utilizza l'acqua in bottiglia anche per lavare i denti. Evita il ghiaccio perché spesso è prodotto con acqua non imbottigliata. Mangia solo cibi ben cotti e serviti caldi. Evita invece verdura e cibi freddi a buffet. Sbuccia personalmente la frutta evitando di consumarne di già sbucciata. Lava spesso le mani e igienizzale soprattutto prima di mangiare. Per concludere, facciamo un piccolo elenco di tutto ciò che potrebbe essere utile in valigia per prevenire e curare la diarrea del viaggiatore. Granulati per preparare le soluzioni reidratanti orali. Probiotici, magari in associazione con inulina che nutre batteri buoni. Loperamide da utilizzare in emergenza, ad esempio se si sta male e si deve affrontare un lungo viaggio aereo. Termometro, antipiretici come il paracetamolo, salviettine igienizzanti e disinfettanti per le mani. Abbiamo visto cos'è la diarrea del viaggiatore, come prevenirla e curarla. Se hai domande lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.